Hai presente quando un amico ti dice ho una notizia buona e una cattiva? Tu quale scegli di sapere per prima? Io vado sempre per la cattiva, via il dente, via il dolore. Poi sai che ti aspetta qualcosa di bello a tirarti sul morale. In queste giornate italiane il brutto e il bello si alternano. Succede qualcosa che ci lascia l'amaro in bocca. Rimani male però questa cosa. Sì, sinceramente sì. Ma poche ore dopo ecco che la Sicilia bilancia. Anzi, ribalta tutto con un incontro importante di quelli che non dimentichi. Oggi tocchiamo il punto più a sud dell'Italia, scoprendo altre meraviglie siciliane, ma prima una notizia buona e una cattiva. Buongiorno ragazzi, siamo appena arrivati nella cittadina di Noto, nel sud-est della Sicilia, questa terra magica che ci sta regalando un sacco di emozioni fantastiche, e quindi oggi procederemo con la visita di questa cittadina patrimonio dell'UNESCO. Lì c'è Angela sul balcone che mi aspetta. Angela! È vero, questo è vero. Se abbiamo litigato la chiamo Angela! Cominciamo ragazzi con l'esplorazione. L'abbiamo visto in tanti paesi del mondo, ci sembrava una cosa stranissima, ma in realtà da quando siamo in Sicilia ci siamo accorti che è una cosa molto diffusa, cioè... E soprattutto genialissima, il cestino! Cioè tu lo tiri su, metti la spesa, lo tiri su dal balcone, non ti devi fare tutte le scale con le cose pesanti, cioè incredibile, semplicissimo ma geniale. Angela è in incognito, infatti se non parla sembra tedesca, infatti chiunque passi parla con Angela e dice Hallo, auf Wiedersehen, ich liebe dich, così ti parlano in tedesco o inglese. Invece a mia mi parlano direttamente siciliano, mi dicono figliolo, vieni qua che ti dico una cosa, vieni qua. Infatti non abbiamo ancora fatto l'accento. Vero, vero. Guarda che ci penso. Ma non so se è giusto veramente, non credo che sia una cosa un po' fatta male. Oggi Noto ha deciso di farci sperimentare il caldo più potente da quando siamo partiti. Infatti oggi si pezza veramente in modo abbondante. Sì. Devi dirlo in tanti oggi modi. Si pezza nettamente. Più disgustoso. Si pezza e comunque ragazzi fate conto, allora noi abbiamo fatto tutta questa corsa lungo tutta l'Italia per arrivare in Sicilia prima del caldo, e quindi questo non è nulla rispetto a quello che poi aspetta questo luogo tra un mese circa, forse anche meno, quindi siamo secondo me proprio giusto in tempo, è proprio il momento, l'ultimo momento buono per visitare la Sicilia. Mi sono anche appena accorta che oggi ci siamo vestiti matchy con la maglietta dello stesso colore. È vero, la giornata non è delle migliori per vestirsi di colori un pochino più chiari, infatti qua c'è scritto sudano e sono d'accordo, in effetti sì, si suda. Non è un buon nome per un brand. Comunque ecco ragazzi, questo è lo struscio di Noto e sopra di noi ci sono queste decorazioni. Tutte fatte all'uncinetto, tutte colorate. Fatte a mano e proprio sopra le nostre teste su questa via principale. Noto viene chiamata la capitale del barocco perché questo stile caratterizza un po' tutta la città, quindi non è isolato su alcuni edifici, ma a differenza di altre città siciliane, ad esempio Catania, gli architetti in questo caso non si sono messi a concentrarsi più che altro sugli arzigogoli esterni, perché le facciate dei palazzi sono piuttosto semplici. Il barocco in questo caso è concentrato più che altro nella struttura, nell'architettura dei palazzi. Infatti ci sono moltissime chiese con le facciate ricurve. Mi metto a ridere ragazzi perché avevo trovato un posto senza nessuno, i signori dietro le quinte, una scalinata di non so quanti chilometri perché è gigantesca, sono passati proprio qui accanto, gli piaceva qui. Vabbè, bello, mi piace questo dietro le quinte così integrato. Comunque volevo dire che appunto la parte barocca sta nell'architettura, quindi ci sono delle facciate che sono ricurve e hanno queste forme un po' strane, quindi non solo appiattite.
Indovinate chi si sta mangiando le mani, ragazzi, mannaggia, di pochissimo l'abbiamo mancata. Ci siamo persi la festa più importante di Noto, cioè l'Infiorata. Cosa succede? Questa via viene ricoperta da un tappeto di fiori freschi che vengono allestiti a formare delle immagini diverse. Ogni anno c'è un tema diverso, quest'anno è il tema della pace. Per far capire cosa ci siamo persi, qui c'è un'immagine, quella del 2022, sono tutti fiori questi, tutti fiori freschi che vengono disposti a creare appunto queste immagini. Pensate il lavoro certosino che c'è dietro tutto questo, e dura 4-5 giorni. Adesso sono rimasti i disegni sui quali sono state fatte le composizioni di fiori e infatti qua si può leggere: ci vuole coraggio per fare la pace. Credo di non aver mai visto dei balconi più belli di questi, a parte le inferriate che sono fatte in ferro battuto, ma sono sorretti da queste che sono delle statue molto lavorate che rappresentano delle sirene, dei leoni, degli angeli, dei cavalli alati, e il tutto è realizzato con questa pietra chiara che è proprio tipica di questa zona e che fa sembrare come se la città fosse stata costruita con la sabbia. Angela mi ha appena detto una battutaccia, ragazzi. No, ho detto, non si può dire che Noto non sia nota. Dai, È Angela! pieno di gente! Ma la battuta che brutta! Che bello, c'è un asinello, il calesse! Col cavallo, un cavallo, sì. Abbiamo lasciato Noto, ci stiamo spostando verso sud adesso, ci ributtiamo un po' nella natura, abbiamo un po' bisogno di mare, ecco, di un po' di natura, staccare un attimo perché Noto, abbiamo detto, è nota, infatti era pienissima. Ma c'è un ma! Allora ragazzi, noi abbiamo già trovato il posto dove stasera dormiremo. Un attimo che esco perché è un posto molto figo. Abbiamo parcheggiato il cubettino, c'è un po' di vento oggi, il cubettino che dà sul mare. Da questo lato praticamente non c'è nulla, questa è tutta natura. Bello il cubetto, tra l'altro il cubetto quando ti guarda con quegli occhioni quasi ti sorride. Vero? Comunque torno in macchina che c'è troppo vento. Allora, noi, eccoci, avremmo voluto in realtà sostare in quella zona. Quella zona è la zona di un parco naturale. Ci sono delle spiagge in quel parco naturale che ci hanno suggerito in tantissimi. Una è Calamosche, l'altra è Vendicari, e ci sono un sacco di trekking che si possono fare perché si vede tutto selvaggio, non c'è assolutamente niente, quindi è tutta natura. Ma arriviamo al perché prima di andare lì ci stavamo un po' informando. Madò! Allora, abbiamo letto un po' di recensioni per capire dove parcheggiare, dove fermarci. Allora, su Park4Night non c'era quasi niente, già questo un po' ci ha insospettito. Allora siamo andati su Google a vedere proprio su Google Maps tutto quello che riguarda appunto i parcheggi. Ce ne sono diversi. Ce ne sono tanti di parcheggi, abbiamo guardato un po' tutti le recensioni e c'è da mettersi le mani nei capelli. Allora, a parte il fatto che si paga un ingresso nel parco e va benissimo, in più si paga il parcheggio e già qua e tutti dicono che il parcheggio è un po' così, diciamo, ma soprattutto le recensioni da rabbrividire, ragazzi. Allora, da rabbrividire, e pensavamo fossero quelle del passato. Abbiamo detto, vabbè, ma sono cose vecchie, adesso siamo fuori stagione, invece no, ci sono recensioni di un mese fa. Facciamo delle tipo letture. Questa. Allora, siamo andati a fare una passeggiata di un'ora sulla costa e quando siamo tornati il finestrino della nostra macchina era stato rotto per rubare quello che c'era nell'auto. A quanto pare molto comune in questo posto, secondo una signora del posto che ci ha aiutato. Stai attento allora. Attenzione, un'altra. Non lasciare nulla di valore nella macchina perché al tuo ritorno non sarà più lì. E questo 2 mesi fa. E l'altra invece di 1 mese fa, sì, cioè proprio recenti. Poi ci sono alcune di un anno fa, dell'anno scorso. Che dice, inizia, attenzione ladri. Non lasciare oggetti di valore in macchina, verranno rubati di sicuro. Il giorno in cui ci siamo andati hanno aperto tutte le auto. Qualcuno sta copiando i segnali della chiave dell'auto quando chiudi l'auto. Non pensare se hai controllato il ragazzo che prende i tuoi 5 euro. Se ne sarà andato quando tornerai alla tua macchina. Ce n'è ancora una, Ce n'è una. Tutte le macchine a noleggio vengono derubate ogni giorno. Aprono l'auto col telecomando, non spaccano nemmeno i finestrini. Il parcheggio eccetera eccetera. Il parcheggio si paga ma nessuno sorveglia. I carabinieri ricevono denunce quotidianamente. Purtroppo meglio saltare Vendicari. Ecco. O Vendicari, chi lo sa. Chi lo sa, è la conclusione a cui siamo arrivati anche noi. Ce n'è anche un'altra di uno che a cui è stato rubato il camper. C'era scritto solo: hanno rubato il mio camper.
Punto. Basta, questa Fine. è la recensione. Fine. Allora noi abbiamo fatto van life in tanti paesi. Cominciamo dal Messico, che chiaramente ha i suoi problemi. Ha i suoi grandissimi problemi, cioè ci sono state anche notti in cui proprio non abbiamo neanche voluto dormire in macchina e ci siamo presi una stanza, per quanto eravamo preoccupati dalla situazione. Poi ci hanno spaccato il finestrino, quindi non è che proprio sia il paese più tranquillo, però generalmente queste recensioni sinceramente non me le ricordo così, diciamo, Con degli atti proprio chiari. presenti, anche così frequenti anche, ecco, questa cosa. E poi siamo stati in altri paesi, comunque in Europa abbiamo fatto tutti i Balcani, abbiamo fatto fino all'Armenia in macchina, poi siamo anche tornati indietro. Raramente abbiamo letto di queste situazioni, qui invece le leggiamo non tanto dormire in macchina, ma proprio su Google, che forse è anche peggio, perché vuol dire che non è che vanno a colpire solo chi dorme nel veicolo, ma anche chi proprio va in giornata alla spiaggia, che forse Cioè, è tutti. ancora peggio, cioè voglio dire. Diciamo che vai lì, lasci la tua macchina incustodita per un tot di ore, poi torni e ti trovi la macchina scassinata. Esattamente appunto come è successo anche noi una volta soltanto in Messico. Sì, Però abbiamo lasciato la anni. macchina nel centro di San Cristobal de las Casas, che comunque sapevamo non era proprio il massimo, E ci avevano rubato la radio, che valeva meno del finestrino. ci hanno rubato la radio, che ci è costata appunto nulla rispetto al finestrino, che invece ci è costato qualcosa. E niente, allora la situazione è questa: raramente leggiamo queste recensioni, ne leggiamo tantissime chiaramente tra Australia, Giappone. Chiaramente pensate in quanti posti abbiamo parcheggiato, dormito nel tempo in tutti questi anni, e raramente leggiamo queste cose. Peccato, posso dire solo questo, è un gran peccato, anche perché si vede, guarda, è natura pura di fronte a noi. Che tristezza. E quindi chi va a leggere, chi si informa, chi comunque ci tiene chiaramente e fa un passo in più, va a vedere, magari lo evita, e quindi una persona in meno. Poi chiaramente qua con l'estate verranno milioni di persone lo stesso, però è un peccato che anche quelle poche persone che vanno a leggere poi evitino completamente di andarci. Oppure c'è chi ci va e poi si trova la sorpresa e avrà sicuramente un brutto ricordo di questo posto. Quindi in entrambi i casi si va a perdere, secondo me. Noi per dormire questa notte abbiamo deciso di venire in questo posto, abbiamo visto che ci sono tantissime recensioni, siamo proprio a 2 passi in realtà, perché la vediamo da qua, è lì di fronte. Qua invece è tutto ok. Qui però c'erano tante recensioni e infatti ci sono anche già tanti altri, c'è un van là in fondo, un camper, una roulotte qui dietro. Eccole qua. Dietro di noi ce ne sono altri 2 van parcheggiati là dietro, lì intravedono le finestre, e quindi c'è già più gente, c'è più movimento, ci sono tante recensioni, siamo anche più tranquilli da questo punto di vista, quindi siamo a 2 passi, mannaggia, questa cosa è un po'. Forse cioè, una ci passeggiata. rimani male però questa cosa. Sì, sinceramente sì. Però una passeggiata forse possiamo farcela. È che c'è tanto vento e l'acqua è veramente mossa. Ma sarà scirocco? È scirocco, dicono. È scirocco per questo che fa oggi? così caldo oggi. È più. Esatto, qua bisogna anche studiare i venti, ragazzi. Qua c'è la tramontana, c'è lo scirocco, ce ne sono altri che non mi ricordo. Quindi, comunque, in base al vento cambia anche il clima e il caldo percepito. Detto ciò, Detto ciò. ci mangiamo l'insalata? Sì, Perché qua non è che per possiamo forza. mangiarci l'arancino. Mannaggia. Siamo sempre più piccini del parcheggio, ragazzi. Com'è sta cosa? La tristezza, mangiarsi un'insalata mista in Sicilia. Allora, c'è il signore qua fuori, ragazzi, che è appena arrivato e che vende il pane e i cornetti. Questo è splendido! È arrivato, sentite urla. Ma è incredibile, ma è un genio, posso dirti. È arrivato con la sua Fiat Punto. E secondo voi dove è andato Paolo? Così, cioè, dal letto stava dormendo un minuto fa. È già partito a comprare qualcosa. C'è la colazione che ti arriva alla macchina. Questa è una cosa eccezionale, guardalo là. Basta, c'è andato. Ok, oggi siamo a posto perché hanno un peso specifico sti cornetti. Ecco, sono fatti in casa, Miseria. Forse ne bastava uno, ma mi pareva brutto prenderne solo uno. Quanti ne hai presi, scusa? Due, non esageriamo, 2. Però valgono doppio. E quindi cosa sono c'è come dentro? 4. Come sono ripieni? Crema. Sì. Ah, la cosa leggera. Marco, ci siamo svegliati. Cioè, infatti stavo dicendo, tu ti sei alzato dritto, neanche ti sei svegliato, appena hai Non sentito. potevo non alzarmi, quel signore che passa con i cornetti freschi, dai.
C'aveva anche gli arancini, solo che vabbè. Un po' presto. Ma mi sa che li comprano gli altri qua in Ho giro. visto infatti che si sono mossi un po' tutti. Sono Sì. C'è una bella internazionalità. Secondo me l'arancino piace anche la mattina. Noi no, un attimo. Noi partiamo col cornetto. Ed eccolo che continua, ci ha anche detto che passa anche domani, quindi non c'è problema, se venite in questo parcheggio ragazzi tutti i giorni cornetti freschi, arancini, magari schiacciate, mettiamo la posizione nella descrizione. mettiamo dove siamo, sì, adesso magari chiudiamo tutto, facciamo anche il caffè, siamo a posto. Che poi io dicevo, ma chi è che fa sto casino che suona il clacson la mattina? Che non è un clacson forte. Il panettiere. Questa roba è un po' messicana, ma che si figata, può dire, ragazzi. il panadero Diciamolo. del Messico, dai, questa cosa sì. Bellissima, bellissima, veramente 10 e lode. Ha recuperato punti nonostante la negatività che abbiamo detto ieri, tutte le cose negative, però poi arriva il panettiere. Stamattina la ginnastica del senso di colpa. Sì, preventiva, cioè prima di mangiare il cornetto con la crema che pesa 2 kg. Oddio. Abbiamo fatto un po' di esercizi, ma la cosa bella di farli qua, che noi ci vergogniamo un po' di questa cosa, siamo un po' timidini, no? Siamo timidini, sì. Passa la gente, prima è passato un ragazzo, Paolo, buongiorno, faceva i nostri esercizi. Ma adesso doccia, quindi proprio il servizio completo stamattina e poi finalmente ci mangiamo sta brioche. come nuovi adesso con la solita tecnica della tanica tenuta e l'altro che si lava velocemente. Sta passando un altro panadero anche qua fuori. Noi siamo già a posto. Una signora per dire la messicana che sta passando. Ci siamo finalmente, cioè, guarda qua, al briochone qua. che sberlona. Cioè, una basta e avanza. Guarda cosa viene fuori. La crema, ma non è crema pasticcera, è crema con la ricotta, mi sa. Beh. Ecco, hai già appena, cioè questa leccata qua Guarda. ha mandato in frantumi tutto quello che abbiamo fatto. l'esercizio che abbiamo fatto. Dopo la colazione stamattina siamo venuti a visitare il piccolo borgo di Marzamemi. Oggi c'è una luce che è quasi accecante, mi trovo adesso nella piazzetta principale. Questa è la piazza, ci sono tutta una serie di edifici attorno, anche qui si riconferma lo stesso colore chiaro, tutte queste casette basse che oggi sono trasformate in bar e ristoranti, però guardate, hanno proprio il tetto spiovente, molto piccole e basse. Questo è il cielo stamattina, queste nuvole che stanno incombendo sopra di noi, ma devo dire che si schiatta di caldo stamattina, ragazzi, caldissimo. Adesso entriamo in quella che sembra una chiesetta normale, in realtà nasconde qualcosa. Inaspettatamente dentro una chiesa di Marzamemi abbiamo trovato quelli che sono i resti di una nave che è naufragata proprio qui nel VI secolo, e pensate che questa nave trasportava degli elementi architettonici per decorare una chiesa, quindi sono state ritrovate delle colonne, dei capitelli, i resti di un altare, ed è conservata qui. Sono andati proprio sott'acqua con un intervento subacqueo per tirare fuori appunto tutti questi resti. Il cortile dove mi trovo adesso è tutto pavimentato con queste pietre calcaree e attorno tutte le case dei pescatori, e infatti siamo molto vicini al mare, si sente già in sottofondo il rumore delle onde e il mare è proprio qui dietro, basta girare l'angolo, quindi queste piccole casette avevano l'affaccio sia sull'interno che poi sull'esterno. Da questa piazzetta che si affaccia sul mare, che si infrange sugli scogli, invece al porto che c'è da questo lato. Adesso scendo un attimo dalle scalette. Qua vedete il mare tranquillissimo perché è tutta riparata questa zona del porto e ci sono tutte le varie barchette dei pescatori, perché Marzamemi si fondava e si fonda sulla pesca, e quindi c'è addirittura una tonnara che è lì dietro, che però sembra abbandonata. Questa piccola barca chiamata Silvio, che sembra talmente piccola quasi da essere una miniatura, in realtà è una vera e propria barchetta di pescatori. Questa è la storica tonnara di Marzamemi, caratterizzata da questi 3 portoni davanti, è proprio da qui che entravano direttamente le barche con il carico dei tonni. Ci facciamo una bella foto con Gaetano, un'istituzione di Marzamemi.
volevamo vedere qualcosa della Tonnara, ma praticamente è chiusa, perché il signor Gaetano, che ho conosciuto casualmente, ci ha detto appunto che è chiusa, non si può accedere adesso, però abbiamo fatto la sua conoscenza. Cioè, veramente un mito, allora, prima un di tutto, mito. la sua maglietta secondo me valeva 10, c'era scritto "Ha ragione chi è felice", che è la frase più bella, cioè proprio stupenda, già solo per questo 1000 punti questo signore. Ha vinto tutto. Poi aveva questa faccia che comunque tu la vedi, è una di quelle persone che hanno una storia proprio, cioè lo vedi, cioè basta guardarlo, no? Dici, questa persona qui ha veramente una storia da raccontare. Ci ha raccontato che a 13 anni lui andava a pescare di notte con suo padre, quindi pensate, in mezzo al mare con la barchetta a 13 anni, e adesso ragazzi invece è una star, perché sì, ha fatto il pescatore tutta la vita, poi è diventato una sorta di star perché ha una barchetta qui, quindi riesce a fare, diciamo, portare in giro le star. Ha portato in giro Madonna addirittura sulla sua barca, che si è fatta una foto con lui, e gli ha dato anche 2 bacetti, mi ha detto, ho avuto 2 bacetti da Madonna. Sono quelle persone che hanno una vita da raccontare pazzesca. Poi sono buttato con Montalbano Montalbano. dentro al palazzo. No, sto conoscendo dentro al palazzo una star. del principe. Questi sono quelli più belli. Dentro al palazzo del principe. E il terzo film è stato Il giovane Montalbano. Ah, ok. Qui. Sempre qui. E poi tantissime altre cose, apparizioni, Benvenuti al Sud e Montalbano in due diverse serie. Sì, la birra, pubblicità della birra Messina, ci ha detto che è lui, e poi dei videoclip ha fatto. Ci ha fatto vedere anche un pezzo di videoclip di un cantante, adesso non mi ricordo esattamente come si chiama, napoletano. E, insomma, ma questi bello, incontri, ragazzi, cioè ti svoltano proprio tutta la giornata. Adesso ci ricorderemo per sempre di Marzamini per il signor Gaetano. E comunque intanto si è coperto. La nostra intenzione era quella di andare a trovarci una bella pizzettina oggi, sinceramente avevo proprio voglia di pizza, quella lì, proprio quella lì. Ma abbiamo trovato tutto chiuso, perché dopo l'una era tutto quanto chiuso all'interno del paese. Siamo arrivati a Pachino e allora ci siamo accorti che c'era un supermercato bello grande dove c'è anche la gastronomia, e allora ne abbiamo approfittato. Poi oggi abbiamo fatto anche esercizi oggi, quindi va bene. È il momento giusto per mangiarci gli arancini. Oh, c'era bisogno di arancini. Allora, abbiamo preso anche la birra del signore. Esatto. La birra Messina. Il signore faceva pubblicità. Abbiamo preso un arancino agli spinaci e uno tradizionale, che adesso devo cercare di tirare fuori da qua dal sacchetto con scritto pollo allo spiedo. Eccoli qua. Madonna! Arancini belli caldi. Abbiamo anche un assaggino di caponata. Sì, ci voleva anche questo, Ok. Va bene. Detto ciò, vai Angela, fai l'apertura che ci piace sempre. Questo? Vai di mano, vai di unto, vai. Aspetta. Vai. Non fate come noi. Non era poi così buono. Però vabbè, l'abbiamo chiaramente finito. Però ecco, se siete in Sicilia andate sicuramente nelle rosticcerie locali, trovandole però aperte, cosa che a noi entro l'una. Stiamo attraversando Pachino, famosa per i pomodori, ecco, ma anche per queste sue strade tutte in salita. Ma che salita abbiamo di fronte? Allora, vedi che non c'è lo stop da nessuna parte, quindi bisogna fermarsi obbligatoriamente. Ecco, questa cosa assomiglia tantissimo a Reggio Calabria. Reggio Calabria è esattamente così, salite, discese e incroci continui. Incroci senza stop. Ecco, io ragazzi nel frattempo non riesco più a muovermi. Un po' per quello che abbiamo mangiato, ma anche per gli addominali fatti stamattina. Che tra l'altro devo dire la verità, sono ancora bloccata così. Ma a me ricorda il Messico. Ma tantissimo, sì, è vero. Guarda qua, poi anche davanti a noi c'è questa atmosfera che a quest'ora è tutto chiuso, non c'è nessuno, girano in pochissime tutte queste viette così. Stamattina il panettiere. Sembra di essere in Messico. C'è tantissimo. Eccole qua tutte le serre dove coltivano i famosissimi pomodori di Pachino. Guarda quante ce ne sono, tutti questi tendoni si vedono per chilometri e chilometri da questo lato. Qua davanti tutte le coltivazioni, anche là in fondo a ridosso delle colline. Forse saranno anche i cactus che fanno un po' atmosfera Messico. Stiamo ormai arrivando all'ultimo pezzetto di Sicilia da questo lato, siamo a Portopalo e in questo paesino nel centro c'è addirittura il faro bello alto da questo lato, e da questo lato appunto
Portopalo di Capo Passero, che è il nome del capo. Lasciata Pachino, ragazzi, siamo arrivati in quello che viene definito il punto più a sud della Sicilia e dell'Italia, escludendo però Lampedusa. Si chiama, quella lì, è l'isola delle Correnti. Non siamo lontani da Pachino, è semplicemente il punto, diciamo, dove finisce questa porzione di Sicilia, e lì addirittura c'è un Cristo Redentore in questa parte di terraferma, oltre appunto quell'isolotto che praticamente è abbandonato, si può raggiungere soltanto quando il mare è calmo, quindi non oggi, durante l'estate, anche quando la marea è più bassa. Come dice questa targa, avventore, ricorda, sei in un luogo magico, non solo perché qui approdò Ulisse, approdò anche San Paolo, ma perché qui si incontrano due mari. Da questo lato infatti la targa ci dice che c'è il mare Ionio, quindi di qua Mar Ionio, da questo lato, poi facendo tutto il giro vai di là la statua, da questo lato invece il Mar Mediterraneo, quindi di qui Mar Mediterraneo, e si incrociano proprio davanti a quest'isola. Non è chiamata a caso l'isola delle Correnti, quindi infatti qua arriva lo Ionio, pam, che si incrocia col Mediterraneo. Ci hanno provato qua a costruire una sorta di ponte, ma chiaramente si è distrutto in poco tempo, e quindi, come detto, soltanto durante l'estate si può raggiungere l'isola a piedi. Intanto anche là dietro balla. Ti distraggono, c'è una musica al lido. Sembra, facciamo con quattro mani, come se fossimo degli dei indù. Quando segui il navigatore e finisci Oddio, in posti un po' strani, c'è un carretto col cavallo davanti, c'è un cagnolone gigantesco da questo lato qui a fare da guardia, più di uno alle serre. Ah, questo non è un carretto per turisti, questo? Direi di no, direi di no. Un calessino? No, così. non so dove stiamo passando, ecco. Siamo in mezzo alle tutte le serre, sì, da tutti i lati. Attenzione perché hanno messo la quinta. Sì, ma come è accelerato? Il cavallo corre. Mazza, che roba! Cavallo e motorino accanto. Comunque, ecco, vedete, Maria, volevo parlare con mamma di Angela, non ci sono soltanto in Marocco i cavalli. Anche chi va senza casco, ecco, diciamo. I fenicotteri! Sono i fenicotteri rosa! Sopra di noi! Stanno volando! Eccoli! Che spettacolo! Anche fenicotterini in Sicilia. O stanno arrivando o se ne stanno andando. In entrambi i casi, ragazzi, cubetto è parcheggiato in un luogo da 10 lode. Da 10 lode là dietro. Ma che spiaggiona qua accanto, quindi avremo questa vista. Anche perché, guardate di qua, di qua. Cioè, apriamo la portiera e abbiamo questo davanti, capito? Il mare direttamente. E lì in fondo una rovina, ragazzi, bellissimo. Non vediamo l'ora domani di svegliarci e andare a farci un giro qui attorno. Un attimo che ho sbagliato qualcosa. Ecco, ho messo lo zoom. Quindi noi, ragazzi, da qui ci salutiamo. Anzi, da qui ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo al canale. Noi ci vediamo al prossimo video qui dalla Sicilia. Alla prossima, ragazzi! Ciao!